Ciao ragazzi! No, non sto partendo, cioè meglio, in realtà sono in partenza, di questo vi racconterò in un prossimo video. Oggi però vi voglio far vedere il dispositivo che ho scelto per la navigazione nel prossimo viaggio. E è questo qui, della Carpio Ride, il W502, esattamente come la moto, che sostanzialmente è un dispositivo multimediale con anche sistemi di navigazione, basato sul CarPlay per quanto riguarda il mondo Android e l'equivalente del mondo Apple. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche, a montarlo insieme e soprattutto a vedere come funziona. La confezione arriva con questo snodo a sfera, sembra molto robusto, e anche una piccola chiavetta per il montaggio. Allora, il gancio sembra molto solido, sì. Forse è la volta buona che non passo le giornate a ritirare sui navigatori. Ok, poi questo qui si monta così, bello, mi piace. Posizione molto alta, fantastico, sì, mi piace molto. Poi va alimentato a 12 volt. Io qui ho questa presa che mi avanza da un vecchio portacellulare che aveva anche l'alimentazione USB e gli avevo fatto questo connettore per dargli 12 volt. Quindi adesso andiamo a fare un po' di collegamenti qui e mettiamo un connettore maschio o femmina, connettore femmina per collegarci qui. Allora, qui abbiamo questo sgancio rapido, diciamo, sì. Così se lo volete staccare dalla moto e portarvelo via non dovete tagliare tutte le volte il filo. Adesso non vado a tagliare tutto il cavo della lunghezza corretta, lo lascio lungo perché non si sa mai. Qui abbiamo il fusibile, io in realtà dove lo vado a collegare il fusibile già c'è, quindi presumibilmente lo toglierò. Adesso ci ragiono un attimo e andiamo a mettere qui uno di questi connettori, questo qui. Qui abbiamo bisogno di questi due gommini per impedire all'acqua di entrare nel connettore e quelle due spinette. Mentre finisco di montare il connettore vi ricordo che in descrizione trovate un codice sconto e due link per acquistare il prodotto. Sono link di affiliazione, questo vuol dire che io ci guadagno una piccola commissione, voi in cambio avete il vostro sconto, quindi siamo entrambi felici e in più mi aiutate a sostenere il canale. Ok, connettore montato, adesso andiamo a fine installazione sulla moto. Adesso allora vediamo se esplode. No, non ha esploso. Adesso facciamo la configurazione, vado veloce perché non vi tedio. Facciamo l'accoppiamento col telefono. Si è collegato direttamente ad Android Auto, fantastico. Ma io non credo che voi riusciate a vedere, comunque la luminosità è piuttosto buona. Ci sono un po' di riflessi perché lo schermo è abbastanza riflettente, però stando davanti si vede piuttosto bene. Oggi il sole è forte nonostante sia novembre, è una bella giornata di sole forte, quindi sono soddisfatto. È anche superiore, vediamo un po', sì, è decisamente superiore anche al Rugged Phone della Blackview che sto usando. Lo schermo è molto reattivo, ho preso anche i guanti che uso normalmente, sia quello estivo che quello invernale. Sì, accidenti, funziona perfettamente anche proprio con la punta. Appena un pochino di ritardo, ma no, va benissimo. Preso il sinistro. Sì, perfetto. Oh, ottimo, perfetto. Sì, un po' più lento del mio telefono, però no, si va molto bene. Andiamo subito, evita autostrade. Ok, niente, vado a prenderci un po' di confidenza e poi vi racconto come va.
Intanto vi faccio vedere un attimino esternamente come è fatto. Qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento e anche per regolare la luminosità, e qui c'è questo sportellino impermeabile per l'SD card che si può inserire internamente per ascoltare la musica o per vedere filmati. Adesso io qua ho fatto un setup in cui c'è il telefono che normalmente associo al Carpuride e questo diffusore Bluetooth che normalmente metto lì, in cui di solito mando la musica e l'audio della navigazione direttamente dal telefono qui. Adesso si collegherà in automatico al telefono. Sul telefono sono attivi contemporaneamente sia la wifi che il Bluetooth. Possiamo vedere o la navigazione a schermo intero, oppure avere qui di lato il riproduttore audio che si sta usando in questo momento, che è lo stesso che ho sul telefono, quindi posso far partire la musica e fermarla sia da qui che da lì. Poi queste sono le varie app disponibili, per lo più sono app che ho sul telefono, credo. Sì, perché c'è anche Osmand, c'è Maps.me, i vari messaggi, sia gli SMS normali che WhatsApp e Messenger, YouTube Music, e da qui, premendo il tasto di personalizzazione, si va a selezionare le app che si vogliono riportare sul Carpuride. Qui abbiamo le notifiche con l'indicazione del segnale, c'è assenza di segnale perché questo telefono non è collegato con la SIM, non ha una SIM, e il livello di batteria sempre del telefono. Questo è il menu iniziale, qui abbiamo i due mondi di connessione per Apple e per Android, l'equalizzatore per ascoltare la musica, figo, c'è parecchia roba, l'opzione per spegnere lo schermo, soprattutto di notte magari può dar fastidio, le impostazioni del Bluetooth in ingresso, del Bluetooth in uscita, perché abbiamo ovviamente un doppio canale, uno per comunicare con il telefono e l'altro per comunicare con io in questo caso la cassa Bluetooth, però eventualmente per un headset nel casco. Le impostazioni con le varie lingue, mettiamo italiano, e poi abbiamo la selezione dell'ingresso dell'SD card, appunto per mettere direttamente della musica o dei filmati da riprodurre. Allora adesso ci facciamo un girettino, vediamo come mi trovo a navigare. Sì, comunque confermo, visibilità eccellente, anche adesso c'è proprio il sole che sbatte contro. Che l'angolo visuale è molto ampio, non ci sono problemi, non cambiano né i colori né la luminosità spostandomi. Guarda, anda pianissimo, che queste strade sono sempre all'ombra, anche di giorno, cioè anche in pieno giorno, foglie bagnate a terra. Allora, mi sono fermato proprio adesso per riavviare la navigazione e mi sono accorto che si è bloccato. Non buono. Allora, per fortuna l'ho messo sotto pulsante, quindi posso spegnere e riaccenderlo senza dover fare chissà che cosa. Scusate, mi sono fermato contro sole, spero che riusciate a vedere. Adesso tra un pochino dovrebbe riconoscere subito il telefono senza fare nulla. Ok, in realtà non l'ho neanche premuto. È ripartito. Ok, a posto. Strana però questa cosa, non mi piace. Adesso via a mettere benzina che sto rimanendo a secco. Mi sembrava una furbata quella di aver messo il navigatore sotto quadro, oltre che sotto pulsante, e invece col cavolo, perché anche se io la chiave la uso poco per spegnere la moto, uso molto il pulsante rosso, però poi per mettere benzina te perdi tutto. Vediamo se adesso che riparte riprende dalla navigazione, la vedo difficile. Se riprende, sti cavoli, se no sono cavoli. Allora, si è riconnesso. Grandissimo, è ripartito. Oh, che bello, che bello.
Ottimo, mi piace molto questa cosa. Ok, fantastico, pensavo di aver fatto la cavolata, invece yes. Ed accende sempre un po' a riprendere il GPS, Ancora è fermo lì. Si è neanche accorto che ho invertito direzione. Caspita, però sarò partito da quasi un minuto, ancora sta piantato lì. Ma hai visto mai che devo sbloccare il telefono per qualche motivo? Ah, adesso che ho aperto Maps sul telefono si è svegliato. Onestamente non ho idea se sia normale questa cosa, però se lo scopo è quello di avere, diciamo, un'estensione del telefono senza dover usare il telefono, non è che mi piaccia molto. Facciamo una piccola deviazioncina esterrato, così vediamo pure come si comporta il supporto. Vibra abbastanza, sterrato, poi non è neanche sterrato, è solo un pezzo con l'asfalto molto brutto, un po' di buche, un po' di fango e brecciolino. Il supporto tiene bene. L'altro giorno mi cadeva un po', ma secondo me perché l'avevo stretto poco. Adesso, anche se non è proprio stretto a morte, si è tenuto perfettamente. Fango. Sei bloccato? No. Sai, gliel'ha preso. Tu non sei il solito cane, via. Sto lavorando, te la finisci. Allora, questo me lo porto in viaggio e quindi poi lo maltratterò un pochino meglio anche con la polvere, la pioggia e via dicendo. Ho visto che è impermeabile, la moto è stata più volte sotto la pioggia in questi giorni e quindi vi aggiornerò un po' meglio su come va. Intanto mi faceva piacere farvelo conoscere, vi ricordo che in descrizione avete i link per acquistarlo con lo sconto. Alla prossima. Cane è un po' rotto il cazzo però.